Michael? Come stai, amico? Ho sentito che hai avuto un incidente. Mi dispiace tanto. Ciao, Tony. Beh, in effetti, non ho avuto un incidente. Quello che è successo è che... Sai che puoi dirmelo. Ho anche mentito una volta per arrivare più tardi del solito. Non è lo stesso. Non lo so. Mi vergogno di dirtelo. Che cosa? Perché dovresti vergognarti? Dai, siamo amici. Puoi dirmelo. Bene. Ti stai dirò. Non ho avuto un incidente. Sono andato da uno psicologo. Da uno psicologo? Ma perché? Quello che è successo? Stai bene? No, non sto bene. Ti ricordi che mi sono sentito male la settimana scorsa? Me ne sono andato prima. Sì, naturalmente. Sei andato a vedere un dottore. Oppure sei andato anche tu da uno psicologo allora? No, no. Sono andato dal dottore. Avevo abbassato le difese. Questo è quello che mi ha detto. Ma mi ha anche detto che dovevo andare dallo psicologo, quindi sono andata lì. Lì le ho spiegato tutto quello che provavo. E mi ha detto che dovevo cambiare alcune abitudini. Cambiare alcune abitudini? Non capisco. Perché devi cambiare la tua vita? Mi sono sentito male perché le mie difese erano crollate. Perché ho delle pessime abitudini. Quindi ora sono determinato a cambiare la mia vita. E mi sento meglio ora. Sì, mi sento molto meglio ora che te l'ho detto. Voglio cambiare la mia vita e le mie abitudini. Davvero non capisco. Puoi spiegarmi di più a riguardo? Ovviamente. Le abitudini sono comportamenti buoni e cattivi che ripeti senza pensarci troppo. Siamo tutti creature abitudinarie. Tendiamo a svegliarci ogni giorno alla stessa ora, a lavarci i denti. Prendere il caffè mattutino e andare al lavoro, seguendo gli stessi schemi ogni giorno. Anche se lo ammettiamo, formare abitudini positive non è sempre facile. Mi creda. A seconda che si tratti di abitudini sane o cattive, le abitudini determinano se saremo felici o infelici. Sano o malsano. Sanco o riposato. Forte o debole. Il potere delle abitudini è sorprendente. Le abitudini modellano i nostri atteggiamenti, le nostre azioni e le nostre capacità decisionali e influenzano ogni aspetto della nostra vita. Ora è importante sapere qual è la differenza tra abitudini e routine. La differenza principale tra un'abitudine e una routine è la consapevolezza. Entrambe sono azioni regolari e ripetute. Ma mentre le abitudini funzionano con il pilota automatico, le routine sono intenzionali. Questo è il punto. Le routine necessitano di pratica deliberata, altrimenti alla fine si estingueranno. Ma un'abitudine avviene senza un pensiero cosciente. Affinché una routine si trasformi in un'abitudine, il comportamento dovrà avvenire con poca o nessuna riflessione. Ad esempio, supponiamo che tu aggiunga il consumo di succo verde alla tua routine mattutina. Se un giorno ti svegli e preparare il succo verde senza pensarci, puoi considerarla un'abitudine.
Esistono molti ottimi modi per costruire buone abitudini, ma te lo dirò più tardi. Per prima cosa ti racconto alcuni esempi di buone abitudini. Il primo sarebbe pianifica i tuoi pasti. Ti aiuterà a risparmiare tempo e denaro a lungo termine. Prenditi un po' di tempo, poi siediti e considera i tuoi obiettivi e le tue esigenze. Vuoi perdere peso? Ridurre gli zuccheri, i grassi o i carboidrati. Aggiungere proteine o vitamine. La preparazione dei pasti ti mantiene sotto controllo. Sai cosa stai mangiando e quando. Sarà molto più facile saltare quelle ciambelle nella sala ristoro al lavoro. Bere molta acqua. Può fare tante cose buone per te. Rimanere idratati è in cima alla lista. Ma può anche aiutarti a perdere peso. Un altro motivo per scegliere H2O? Le bevande zuccherate sono collegate all'obesità e al diabete di tipo 2. Se non sei un fan dell'acqua naturale, aggiungi sapore con fette di arancia, limone, lime, anguria o cetriolo. È delizioso. Cos'altro? Oh, fai una pausa per fare esercizio. Veramente importante. Non limitarti a prendere un'altra tazza di caffè. Alzati e muoviti. Fai degli affondi o degli allungamenti profondi. È fantastico per il tuo corpo e la tua mente. Solo 30 minuti di camminata 5 volte a settimana possono aiutare a tenere a bada la depressione. E se non riesci a raggiungere quei minuti tutti in una volta, anche le brevi sequenze aiutano. Tocca a voi. Inoltre, vai offline. Controlli molto la posta elettronica e i social media. Sicuro. Gli ultimi aggiornamenti dei tuoi amici e della tua famiglia sono a portata di click, ma dimmi una cosa. Hai davvero bisogno di vedere le foto dell'ultimo pasto di tuo cugino? Lascia aspettare fino al mattino. Impostare un orario per disconnettersi e mettere giù il telefono. Quando riduci il tempo trascorso davanti allo schermo. Ti rende libero di fare altre cose. Fai una passeggiata, leggi un libro o aiuta tuo cugino a tagliare le verdure per la sua prossima fantastica cena. Cos'altro? Oh, impara qualcosa di nuovo. Nuove competenze aiutano a mantenere il cervello sano. Iscriviti a un corso di danza o a un laboratorio di scrittura creativa. Meglio ancora, padroneggia una nuova lingua. Il lavoro mentale necessario può rallentare i segni dell'invecchiamento e persino ritardare gli effetti della malattia di Alzheimer. Non fumare. Se ti stai accendendo, essi. È un grande passo avanti verso una salute migliore. Il tuo corpo si ripara rapidamente. Già 20 minuti dopo l'ultima sigaretta, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna diminuiscono. Perché aspettare? Liberati dell'abitudine, oggi. Il tuo medico sarà felice di aiutarti a iniziare. Dormi bene. Ci sono quasi troppi vantaggi da elencare. Una buona notte di sonno ti mantiene di buon umore. Affina la memoria e la concentrazione e ti aiuta a imparare cose nuove. A lungo termine. Riduce il rischio di malattie cardiache e ti aiuta a mantenerti in forma. Cerca di trascorrere dalle 7 alle 9 ore a notte. Per riposarti al meglio, fallo nei tempi previsti, coricandoti e svegliandoti più o meno alla stessa ora ogni giorno. Allena i tuoi muscoli. L'allenamento della forza aiuta il tuo corpo a scambiare il grasso con la massa muscolare. Ma questi allenamenti possono anche aiutarti a dimagrire, a rafforzare il tuo cuore e a rafforzare le tue ossa.
Esegui esercizi di potenziamento della forza, come flessioni, affondi e sollevamento pesi almeno 2 volte a settimana. Testa all'aperto. Pochi minuti al sole aumentano i livelli di vitamina D, e questo fa bene alle ossa, al cuore and your mood. Inoltre, stare fuori significa che è più probabile che muovi il corpo invece di parcheggiarlo davanti alla TV o al computer and your mood. Ma la cosa più importante per me è be mindful. Può significare meditare o semplicemente fermarsi ad annusare le rose. Comunque lo fai, gli studi dimostrano che la consapevolezza riduce lo stress, allevia il dolore e migliora il tuo umore. E gli scienziati stanno cominciando a capire come. Uno studio ha rilevato che 8 settimane di meditazione regolare può cambiare parti del cervello legate alle emozioni, all'apprendimento e alla memoria. Anche lavare i piatti può far bene al cervello, a patto di farlo in modo consapevole. Dio mio, è troppo tardi. Dobbiamo tornare al lavoro adesso. E posso dirti come, ma forse in un prossimo video. Solo se i nostri abbonati vogliono sapere come costruire buone abitudini. Quello che hai appena detto è stato davvero interessante, ma voglio sapere come costruire quelle abitudini.